Buongiorno ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Tickets for Life. Vi parlo dal mio nuovo sedile girevole. Come avrete visto nell'ultimo video, abbiamo finalmente installato i due sedili singoli, rimuovendo la doppia panca, e abbiamo messo anche la piastra girevole. Così veramente tutta un'altra pacchia, ragazzi. Ma i lavori continuano, abbiamo un sacco di roba da farvi vedere, quindi ci saranno una serie di video molto interessanti. Qui abbiamo una scatola da aprire e quindi ora la apriamo subito e vi mostriamo cosa c'è al suo interno. Abbiamo ordinato questo prodotto sul sito di Grosso Autocaravan e Caravan. Non vi lasciate ingannare dalla dimensione della scatola, perché al suo interno ovviamente c'è una scatola più piccola. Molto più piccola. Eccola qui ragazzi. Abbiamo comprato un bellissimo boiler per scaldare l'acqua. Ebbene sì, avremo l'acqua calda all'interno del nostro van. Questo è il prodotto che abbiamo ordinato ed è un boiler della Truma, si chiama Truma Therm. È un boiler da 5 litri che scalda l'acqua in due maniere differenti. Una è quella attraverso una serpentina elettrica da 300 watt e l'altro metodo è collegandoci il tubo del riscaldamento. E quindi vi chiederete, ma come fate ad attaccarci il riscaldamento se non l'avete? Vi sbagliate, perché qui abbiamo un'altra scatola da aprire e come vedete il nome la dice tutta. Abbiamo finalmente comprato un cinebasto e ora apriamo anche quell'altra scatola e poi vi mostriamo tutti e due i prodotti che sono contenuti all'interno di queste scatole. Questo è il contenuto della scatola della Vevor. Abbiamo diverse scatole al suo interno. Sono contenuti i vari pezzi. Qui vedete abbiamo anche una tanica del serbatoio per il diesel, nel caso uno volesse collegarsi e pescare direttamente da questo serbatoio. Ma la nostra idea è quella di inserire il sondino che pesca il carburante direttamente dal serbatoio. Ed ecco che avere questo spazio accessibile e due sedili singoli ci permette di fare finalmente tutti questi lavori che prima non potevamo fare. Se vi ricordate bene, in un video precedente ci siamo più volte lamentati del fatto che per montare ad esempio la doccia tutto nasceva dal sedile. Ora che il sedile l'abbiamo montato ci si apre un mondo finalmente, quindi seguiteci mi raccomando, perché ne vedrete veramente delle belle. Ma torniamo al riscaldatore. Allora, qui abbiamo il serbatoio per il diesel. Qui abbiamo quest'altra scatola che ora andremo ad aprire. Credo ci siano un po' di accessori. E qui lo vedete già da questa feritoia, c'è il riscaldatore vero e proprio. È un riscaldatore Vevor da 2 kW, colore blu. Ok, eccolo qui ragazzi. Vevor, riscaldatore diesel 12 volt, 40 watt e 2 kW. Come vedete è molto piccolo e compatto, questa è la dimensione della mia mano, e questo riscaldatore andrà installato direttamente sotto al sedile del passeggero, dove prima c'era la batteria a litio, quindi anche per la batteria dovremo riprogettare tutto. Come vedete abbiamo smontato tutto il pannello, il quadro elettrico, e quindi praticamente c'è da fare un grandissimo lavoro qui. Eh sì, lo sapevamo che questa cosa ci avrebbe rivoluzionato. Quindi ragazzi, seguiteci perché ci saranno tantissimi lavori ora da fare nel proseguo dei prossimi giorni. Qui vedete c'è il libretto delle istruzioni, ora poi ci studiamo tutto. Ci sono i vari pezzi per il montaggio. Qui abbiamo anche il telecomando, o meglio questo è il pannellino di controllo con il quale possiamo controllare il riscaldatore. Vediamo un po' come è fatto.
Questo è il riscaldatore come si presenta, classico riscaldatore che ormai tutti conoscete, insomma. Qui ci sono i vari attacchi, insomma c'è da fare un bel po' di lavoro, ragazzi. Qui ci sono, ecco, questo è quello che vi dicevo prima, c'è anche il telecomando con il quale possiamo accendere e spengere il riscaldatore anche dal letto o da fuori. Ora apriamo anche quest'altra scatola, vediamo tutto il suo contenuto. Qui vedete ci sono tutti i vari tubi, tubicini, tutti i vari pezzi che servono a montare tutto il kit. Abbiamo i vari diffusori per l'aria, abbiamo questa bocchetta dell'aria, abbiamo la piastra per l'installazione, abbiamo il tubo di scarico, quindi di qua abbiamo anche la marmitta che va posizionata poi sotto al pianale, tutti i cavi, i cablaggi, i viti, le fascette, il silenziatore, il filtro. Cos'è questo? Questo dovrebbe essere il filtro dell'aria. C'è da fare un sacco di lavoro, ragazzi. Posizioniamo per ora questa roba qui. A questo punto apro anche la scatola della truma del boiler e vi mostro come è fatto. Eccolo qui, ragazzi, questo è il nostro boiler. Un boiler, come dicevamo, da 5 litri. Eccolo qua, ragazzi, un prodotto della Truma, quindi il marchio ci fa ben sperare nella qualità. Qui abbiamo il cavo elettrico da collegare all'impianto e che comanda la serpentina elettrica. Infatti possiamo scaldare l'acqua utilizzando la serpentina elettrica al suo interno da ben 300 watt, quindi un consumo abbastanza limitato. Basti pensare che in 50 minuti da manuale dovrebbe il boiler portare l'acqua da 15 a 65 gradi, consumando poco più di un ampere e mezzo. Qui dentro invece vi faccio vedere come è fatto. C'è tutto il passaggio dell'aria calda, collegando semplicemente a questa bocchetta il tubo dell'aria calda che esce dal Vevor nel nostro caso. Quindi il nostro riscaldatore diesel andrà a riscaldare l'acqua. Quindi è molto interessante questa cosa. Ovviamente poi ci sarà da fare tutta l'installazione, tutti i montaggi, tutte le varie prove del caso, ma insomma c'è da fare un bel lavoro. Qui ci sono gli attacchi per i tubi dell'acqua, quindi avremo un ingresso dell'acqua fredda che verrà riscaldata all'interno di questo serbatoio e ci restituirà dell'acqua calda. Ovviamente in ingresso andrà montata anche una valvola di non ritorno, in modo tale che l'acqua calda non torni indietro e non vada a mescolarsi con l'acqua fredda. Dalla parte opposta, poi sul retro, abbiamo l'uscita dell'aria calda, perché l'aria calda entrerà da questa parte, attraverserà il boiler e uscirà da quest'altro lato e andrà poi a distribuire il calore all'interno di tutto il van. E quindi potremo distribuire il calore alle varie bocchette. Qui abbiamo poi gli sfiati dell'acqua a cui andranno collegate delle valvole per il controllo della pressione. Quindi se la pressione interna supera, mi pare, un'atmosfera e mezzo,
avremo una valvola di sicurezza che farà uscire l'acqua, e quindi ci sarà da fare, ora poi ce lo studieremo bene, andrà fatto un collegamento per lo sfiato dell'acqua ed eventualmente anche per lo svuotamento del serbatoio stesso, ma poi ce lo studieremo meglio e vi sapremo dire meglio. All'interno della scatola abbiamo poi tutte i vari libretti di istruzioni, libretti di garanzia, insomma tutti i vari fogli. Questi sono, ora poi mi studio bene le istruzioni, dovrebbero essere le valvole di sfiato, se ho capito bene, spero di non sbagliarmi. Questi dovrebbero servire per lo sfiato dell'acqua. E poi cos'altro abbiamo? Abbiamo qui l'interruttore, ecco, perché poi qui abbiamo questa scatolina con l'interruttore per poter accendere o spengere all'occorrenza la serpentina elettrica, che va a 220, quindi collegato all'inverter, e poi ovviamente ci scalderà l'acqua. Qui abbiamo anche la mascherina per coprire tutto l'interruttore. Un bel prodotto sulla carta, siamo pronti per fare delle migliorie veramente importanti. Il riscaldatore ora dobbiamo trovare il modo di fissarlo qua sotto, quindi intanto guardiamo se c'è lo spazio per inserirlo, ma so già che c'è perché lo mettono tutti praticamente sotto al sedile del passeggero. Ovviamente per fare questo lavoro andrà separato il sedile dal suo supporto, perché in questo modo si riesce ad accedere meglio e a lavorare meglio qua sotto. Ora vediamo un po', giusto per vedere se ci entra, perché qui c'è questo ferro che mi dà noia, infatti così al momento non entra, però questo poi alla fine andrà montato in questa posizione, quindi credo proprio che mi toccherà smontare il sedile, ma già lo sapevo, quindi devo semplicemente separare il sedile dal supporto, dalla base di supporto, per poter intervenire qui sotto. Allora, la mia idea sarebbe quella di montare il Vevor qui sotto, però a differenza di come fanno tutti che lo mettono centrale, lo vorrei montare da questa parte, in modo da lasciare questo spazio vuoto per poterci eventualmente affiancare il boiler. In questo modo avremo i due elementi vicini e potrò fare il collegamento del tubo dell'aria calda con un percorso veramente ridotto. Dovrei avere meno dispersione di calore e soprattutto ottimizzare al massimo lo spazio sotto al sedile, perché all'inizio c'era anche l'ipotesi di fare un cassone qui sotto, di costruire un supporto, una panca dove installare tutto al suo interno, quindi ad esempio le batterie, l'inverter. Abbiamo comunque anche il sedile di guida che può essere utilizzato, però poi, come sempre succede in questi casi, progetto chiama progetto, modifica, e quindi stiamo valutando la possibilità e l'idea di montare la batteria o le batterie, perché abbiamo intenzione di ampliare anche l'impianto elettrico, direttamente nella cassa nella seduta, insomma nella cassapanca, perché abbiamo visto che quando la riempiamo di prodotti, di roba da mangiare, non la riempiamo mai fino in cima, rimane sempre metà vuota, e quindi potrebbe essere una valida soluzione montare le batterie al suo interno. E l'inverter, vediamo, abbiamo varie soluzioni. L'unica cosa a cui fare attenzione è la lunghezza dei cavi, quindi va studiato tutto nella maniera a parte più sicura possibile, ma poi dobbiamo avere meno dispersione di energia elettrica, di calore, di qualunque cosa, quindi cavi più corti possibile e tutto montato nella maniera più sicura possibile. E anche è importante, dobbiamo calcolare bene anche il calore provocato da tutti questi elementi, quindi eventualmente andranno inserite delle ventole di raffreddamento, magari anche dei sensori.
Insomma, c'è tanta roba che bolle in pentola e tanto lavoro da fare, quindi ci mettiamo al lavoro e vediamo cosa riusciamo a fare. È importante tutta la fase di progettazione. Qui come misure con i due prodotti affiancati abbiamo 34-35 cm. Qui sotto abbiamo uno spazio di 38 cm, quindi non ci dovrebbero essere problemi. In altezza abbiamo il boiler di 22 cm e come vedete qui abbiamo tutto il margine per entrarci, quindi sulla carta lo spazio c'è. Bisogna anche vedere poi dove far passare tutti i collegamenti, i tubi e soprattutto dove poter forare qui sotto per gli scarichi del Vevor, perché quello è il pezzo più importante in tutto questo collegamento. Quindi l'idea è di far entrare il boiler qua sotto, anche perché se metto il riscaldatore nel mezzo dopo sotto al sedile non ci va altro, e quindi voglio ottimizzare al massimo tutti gli spazi e poi se riesco a mettere il boiler qua sotto non devo occupare questo volume da un'altra parte. Quindi ora avevo già le misure dai siti, però ora le ho prese per bene. Ora faccio un po' di progettazione, di valutazioni e ci studiamo cosa fare e come fare. Qui ragazzi mi sono fatto anche uno schema in precedenza dove avevo ipotizzato un po' il percorso dei tubi, dell'acqua fredda e dell'acqua calda. L'idea è di mettere il riscaldatore e il boiler sotto al sedile al posto della batteria o delle batterie. L'inverter dobbiamo decidere se mettere sotto al sedile guidatore, se metterlo sotto al tavolo, dentro la cassapanca se metterci le batterie. Ci sono varie configurazioni possibili, quindi è un bel lavoro da fare. Ci vorrà un bel po' di tempo e tanto studio e molta attenzione. Vediamo se riusciamo a fare tutto da noi, forse eventualmente per l'attacco al serbatoio del carburante, per il pescaggio del carburante insomma al serbatoio mi farò aiutare dal meccanico, perché non so se è una cosa semplice da fare o meno. Per tutto il resto spero di riuscire a fare tutto in autonomia. Buongiorno ragazzi, nuova giornata e proseguiamo il lavoro per vedere come piazzare il riscaldatore e di conseguenza anche il boiler. Quindi per installare il Vevor e anche il boiler devo svitare il sedile in modo da poter accedere dall'alto a questa parte bassa. L'altra volta abbiamo montato tutto il blocco, invece stavolta anziché levare la base leverò solamente la parte alta, quindi il sedile, e lascerò il blocco. Allora, andiamo a svitare questi dadi, questi bulloni. Sono 6 viti da levare. Operazione ormai abbastanza semplice perché l'ho già fatta per l'altro sedile quando sono andato a mettere la piastra girevole. Allentato, ora si allenta tutto. Ok, per svitare il sedile si manda il sedile tutto indietro in modo che si libera questo spazio e ho già tolto le viti. Poi si riporta il sedile in avanti. In questo modo liberiamo lo spazio dietro e andiamo a svitare queste due. Totale 6 bulloni che tengono tutto il sedile. Li levo e procediamo. Bene ragazzi, ho svitato tutte le viti e ora porto fuori il sedile. Questa è la base d'appoggio senza il sedile. Qui abbiamo lo spazio per montare sia il Vevor che il boiler, almeno questa è la nostra idea. Devo poi verificare che sia fattibile, quindi ora facciamo un po' di prove e vediamo un po' se ci vanno intanto i due vari elementi. Ecco qua ragazzi, ho provato a inserire sia il riscaldatore che il boiler e come spazio direi che ci siamo. Ovviamente questo pezzo qui del telaio va rimosso perché dà noia, e lo stesso dall'altra parte. Questo sarebbe l'ingombro che hanno all'interno della base di supporto del sedile. Devo lasciare lo spazio per
far passare i tubi da tutte e due le parti e per collegarmi con i tubi dell'acqua. Sulla carta in teoria sembra andare tutto bene. Ora devo verificare qui sotto che ci sia la possibilità di forare il pavimento e poter accedere dalla parte opposta, perché se no questo va messo centrale. Mettendo questo centrale non si può fare questo lavoro di abbinamento. Ora farò un po' di prove e poi vediamo un po' come procedere. Andiamo a rimuovere questi, che basta farli flettere un pochino e vengono via da soli in questa maniera. Tanto questi non mi servono, via, levati. In questo modo abbiamo tutto lo spazio completamente vuoto e libero. Proviamo a vedere un po' il boiler ora come ci va. Vedete, è tutto più libero. Lo posso spostare a piacimento, c'ho anche margine di metterlo avanti, più indietro, che poi farò delle curve, quindi non c'è nessun problema. Quindi il boiler dovrebbe andare in questa posizione e il Vevor lo dobbiamo montare qui così. Abbiamo abbastanza margine di spazio, posso lasciare anche un po' di spazio tra i due pezzi, ma questo non dovrebbe scaldare. Qui è da dove pesca l'aria fresca e da qui dove butta fuori l'aria calda. Faremo poi un collegamento per il boiler e qui davanti poi comunque faremo uno sportellino a chiudere con le bocchette dell'aria. Possiamo far passare i tubi dell'aria calda attraverso questo foro sotto al pavimento e andare anche dietro. Come sempre c'è da fare un sacco di lavoro. Ora proverò a rimettere il sedile sopra per vedere quanto spazio abbiamo sotto al sedile. Benissimo, ho posizionato il sedile, vedete quanto spazio abbiamo. Qui c'è veramente tantissimissimo spazio dalla parte sotto del sedile, quindi passa tanta aria, abbiamo tutto lo spazio che vogliamo, quindi in teoria questi potrebbero stare anche un pochino più rialzati e quindi lo spazio ce l'abbiamo. L'ultimo impedimento è da vedere per fare i fori sul pavimento per il Vevor. Verrebbe inserito tutto qua sotto in questa maniera. Sì, come soluzione mi sembra buona, ci siamo. Bene. Ora la parte più difficile è far passare questi due connettori, insomma, fare il foro, andare sotto al pavimento. Bisogna andare qui sotto, vi faccio vedere come è fatto. Praticamente i tubi dovrebbero sbucare da qua. Qui la parte più difficile è proprio questa, perché è difficile accedervi. Siccome dobbiamo fare anche il cambio dell'olio, l'idea è quella di portare comunque Charlie dal meccanico e eventualmente fargli fare questa parte del foro e del collegamento dei connettori, insomma del tubicino di aspirazione dal serbatoio del gasolio, perché qui è difficile metterci le mani. In teoria qui sopra la protezione termica della marmitta ci dovrebbe essere uno spazio di diversi centimetri dove poter far girare i tubi e farli uscire proprio da questa parte. I tubicini dovrebbero scendere da questa posizione e poi fascettati insomma sotto al telaio, in qualche modo fissati, e potremmo mettere la marmitta qui sotto, la marmittina qui sotto. Insomma è un bel lavoretto da fare. Niente, siamo legati a questo riscaldatore. Una volta fissato il riscaldatore tutto il resto viene da sé a cascata, quindi ci studiamo bene. Tanto oggi devo fare un salto in città, quindi passerò dal meccanico, intanto gli accendo un po' la questione, sento un po' che mi consiglia, vediamo un po' cosa posso fare. Eventualmente posso fare io i fori per far passare i tubi e niente. Questi ragazzi sono i due tubi che vanno inseriti sotto al riscaldatore e servono uno per lo scarico dei gas, insomma del combustibile. Qui ci andrà messa la marmitta al terminale. Uno invece è per l'aspirazione dell'aria, per la combustione insomma di tutto, e qui ci va messo poi un terminale, un filtro dell'aria. Questi due vanno posizionati sotto e l'idea è appunto di farli passare da questa parte qua. Ovviamente sono tutti curvabili, vedete, ci passano bene
e poi questi qui vanno fissati qua sotto con i vari terminali, solo che non ci si passa. Non so se va rimossa la marmitta per poter lavorare qui sotto, ma a parte quando uno fa i fori da sopra, questi sono abbastanza flessibili, solo che da solo mi sa che non ce la faccio, ho bisogno del meccanico e del suo aiuto, non si può fare tutto d'altra parte. A questo punto poi di conseguenza viene lecito chiedersi le batterie dove le mettiamo. Abbiamo deciso di scartare l'ipotesi di costruire un box qui sopra, perché preferiamo lasciare il passaggio completamente libero, così abbiamo più libertà di movimento davanti e dietro, possiamo anche ruotare il sedile, lavorare al computer da questa parte, e andremo a montare le batterie qui dentro nella parte bassa. L'inverter invece andrà o nella parte bassa del mobiletto, che tanto c'è tantissimo spazio, poi faremo anche delle bocchette per mettere le ventole per la reazione, oppure lo andremo a montare sotto al sedile di guida. È tutto da valutare e intanto cerchiamo di portare avanti questo lavoro. Un altro lavoro che vogliamo fare poi è rimuovere il tubo di scarico, che come vedete è lunghissimo, scorre lungo quasi tutto il telaio e arriva quasi alla ruota posteriore ed è bassissimo da terra, e questa è una prerogativa di tutti i furgoni commerciali, mentre i camper hanno tutti lo scarico corto che praticamente esce da qui. Quindi l'idea è quella di rimuovere tutto il tubo di scarico e mettere un terminale di scarico corto in modo da farlo uscire qui davanti. In questo modo abbiamo più spazio qui sotto e poi anche per quando ci sono i dossi abbiamo meno rischio di toccare terra. Semplicemente l'idea è di staccare questo connettore e tutto il tubo di scarico che va dietro, rimuoverlo e uscire dritti in questa direzione, come avviene con tutti i camper. Quindi anche questa è un'operazione che faremo fare al nostro meccanico. Quindi Ciarlino, ci sono tanti lavori che ti aspettano, È una lunga fase di lavoro, lo sapevamo, infatti è per questo motivo che queste insomma, modifiche le avevamo lasciate in sospeso, perché c'è tanto da fare. E soprattutto era tutto legato al sedile, perché con la panca doppia non potevamo fare assolutamente niente. Ora che abbiamo risolto questo problema si apre tutto un mondo.